Ciao, io sono Carla, oggi prepariamo una torta con le albicocche, soffice, veloce e buonissima. Per questa ricetta ti occorreranno 200 g di farina 00, 50 g di farina di mandorle, 160 g di zucchero, 100 g di olio di semi, un vasetto di yogurt bianco, 4 uova medie, una bustina di lievito, scorza di limone non trattato, un pizzico di sale, albicocche e quanto basta. Se vuoi puoi mettere anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. Per prima cosa setaccio le polveri, la farina di mandorle, lievito per dolci. Do una mescolata e le polveri sono già pronte da inserire nella torta. Metto via un attimo, in un'ampia terrina rompo le uova a temperatura ambiente. A temperatura ambiente significa che non sono fredde di frigorifero. Metto le uova a temperatura ambiente nei dolci perché monteranno meglio. Un pizzico di sale, lo zucchero e monto il composto per 4-5 minuti. Ho ben montato le uova, aggiungo la scorza di limone. Metto anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. Aggiungo l'olio di semi. Io sto usando olio di semi di girasole. Adesso metto un vasetto di yogurt bianco, possibilmente a temperatura ambiente, quindi tienilo fuori dal frigorifero perlomeno un'oretta prima. Do una mescolata veloce. Aggiungo le farine setacciate piano piano a cucchiaiate. Ho inserito tutte le polveri, raccolgo l'impasto. Ho preparato una teglia rettangolare imburrata e rivestita con carta forno. Le dimensioni sono più o meno 33 x 26 cm. Ci distribuisco l'impasto all'interno. Livello l'impasto. Metto via un attimo la teglia e taglio le albicocche. Prima le privo del nocciolo e poi le taglio a cubetti o a fettine, come preferisci. Distribuisco le albicocche tagliate su tutta la superficie della torta. E a questo punto posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 25 minuti. Metto la teglia nel livello intermedio del forno ed ecco questa nuvoletta deliziosa pronta. Faccio la prova a stecchino, è asciutta, quindi la tolgo dal forno. La lascio intiepidire un attimo e poi la metto su un vassoio di portata. Ho sistemato la torta sul vassoio di portata, adesso la spolverizzo con dello zucchero a velo. Ed ecco la torta pronta da servire a quadrotti. Posso assicurarti che è sofficissima. Ed eccola qua, la sofficità fatta torta. Ciao e alla prossima ricetta!